Accendiamo il primo strumento, 2 HDS Live 9. Motore Minn Kota acceso. Buongiorno amici, oggi è Halloween, quindi ricerca del mostro, no, forse, non lo so, anche perché peschiamo a Bollentino, quindi su battimetriche dai 60 ai 70-80, prevalentemente sparidi, quindi il re degli sparidi qua in questa zona è il pagello, il pagaro come lo chiamano. E dai, montiamo le canne, speriamo in una bellissima giornata. Saluto Kevin che doveva essere con me oggi qui a pescare, che purtroppo non è riuscito a venire. Montiamo le canne e dai, andiamo subito in pesca. Allora, montiamo un 90 grammi come piombo, abbiamo una lenza con 2 braccioli, uno da 70 cm, montato con un fluorocarbon da 12 libre e termina con 2 amini del Gamakatsu un po' resistenti del numero 6, perché l'ultima volta li ho aperti con degli ami che vanno meglio per il gambero. Questi sono un po' più spessi, si fa un po' più fatica a innescare ma non si aprono. E l'altro bracciolo uguale, salvo che è di 50 cm la lunghezza, sempre armato con 2 amini del 6 per l'innesco del gambero rosa, che rifaccio vedere. Si parte con l'amo più arretrato verso la girella, si infila nella coda, lo si fa ben ruotare all'interno del corpo del gambero e poi il secondo amino in testa e poi un mezzo collo e voilà. Caliamo, vediamo se sono sufficienti 90 grammi. Ecco qua che spunta al sole. Ho già visto, ragazzi, che c'è una corrente mostruosa perché il filo sta andando via con 90 grammi, quindi altro che 90, dovrò mettere altro che 100, almeno 150. Madonna che corrente, brutta cosa. Il primo pesciotto ce l'abbiamo, non è neanche un pagaro, vediamo di cosa si tratta. Un ruello che rilasciamo, via. Cambiamo piombo e mettiamo un 125. Ecco, la canna che sto usando, per quanti me lo chiederanno, è una Talaxa 6008 della Tubertini da Bollentino, lunga 3 metri, con un casting da massimo 250 grammi. Il mulinello è un Artica 5000 Ryobi di fascia media. Questo è un bel pesce, ho fatto una bella mangiata secca. La frizione è leggermente aperta perché l'ultima volta ho perso 2 bei pesci. Deve essere un pagello da come tira, perché continua a dar testate il pagello. Ah, pensavo più grosso, ma no, un pagellotto, niente di che. Piccolino, lo rilasciamo subito, però ci ha fregato tutte e 2 gambe. Quella la Madonna, che mangiata, mi ha strappato via l'esca. Sì, questo è un bel pagello, guardate come tira. Vedete, queste qua sono proprio la Madonna, che testate, ragazzi, lo vedete il cimino? Guardate uno strattone, guardate che testate, non so se vedete il cimino, tum, continuamente. Questo è proprio tipico, pensavo di più, però dai, questo è già d'Italia. Sono incazzati stamattina, ho beccato qualcosa di strano in risalita, una cavalla, incredibile, in risalita l'ho beccata, eccola qua. Guardate in mezzo a cosa sto pescando, c'è sotto tanto pesciame,
ed è per questo che per far selezione è importante in questo momento stare molto fermi sul fondo, perché appena si muove l'esca gli attaccano i pescetti. Ecco, una cosa che io uso molto è l'antiritorno, cioè questa levetta sotto il mulinello che consente di girare il mulinello al contrario. Perché uso questo? Perché in questa maniera, adesso che c'è corrente, riesco a far scendere il piombo in maniera millimetrica, in modo tale che sia sempre a contatto col fondo, cosa che invece non si riesce a fare aprendo l'archetto. A parte che aprendo l'archetto fa quella sorta di scatto, di movimento violento che spesso o ci fa andare via l'esca o comunque può spaventare il pesce. Invece in questa maniera, con l'antiritorno, siamo veramente molto precisi, silenziosi. Ecco, perso. Aveva dato una bella mangiata usando l'antiritorno. Niente, aumento a 150 grammi perché c'è troppa corrente e voglio star fermo sul fondo per insidiare i pagari più grandi, che sono abbastanza più diffidenti rispetto a quelli più piccoli, e a volte lasciando ferma l'esca bene sul fondo riusciamo a fregarli. Vediamo. Adesso ho deciso di innescare un gambero solo perché me ne stanno facendo fuori troppi e rischio di finire l'esca troppo presto. Anzi, cambierò la lenza e metterò una lenza a un bracciolo solo proprio per evitare di perdere troppe esche. Ecco qua, vedete che ci sono delle belle marcature e queste qua rialzate possono essere interessanti. Purtroppo non si fa in tempo a toccare il fondo, che ci sono i ruelli che mangiano, però in mezzo loro c'è sempre anche qualche bel pagaro, quindi Dice il saggio, se c'è ruello c'è anche pagello. io, come vedete, quando pesco tengo anche una mano sotto il mulinello. Perché questo? Perché riesco a fare con due mani una ferrata più secca e più decisa e più precisa soprattutto. Non ho dei tempi, dei punti morti. Sto provando a cercare il pagello d'Italia. Oggi sembra veramente dura. L'ultima volta erano tutti belli. Guarda, che mangiato. Eccolo. Dai, questo è un bel pesce. Questo è sicuramente là. Finalmente il pagello decente. Lo stavo per dire, la frizione non è mai chiusa del tutto per questa pesca, perché no, perso ragazzi, perso, è andato, non ci posso credere, è andato. Oggi niente, no, questo era un gran pesce, purtroppo. Vediamo cosa è successo. Monto un mega gambero, mo mi sto incazzando. Lo lascio addirittura con la testa e voglio vedere cosa succede. Allora ragazzi, questo mi sembra un bel pesce, Questo finalmente, dalle testate che dà, dovrebbe essere un bel pesce. Sarà lui o non sarà lui? Pagello sicuro. Sì, dai, sempre quella taglia lì, insomma, sempre quella taglia lì, no? Si riesce oggi a incrementarlo. Vabbè, ma ha mangiato in discesa, quindi potrebbe essere una cavalla, se non sicuramente. Infatti c'è sotto tanta rumenta. No, un sugarellone, bello però. Va bene anche il sugarello, cavalla, pagri e pagelli bastardi. Questo dovrebbe essere un pagello, non dà tantissime testate, o un ruello grosso o uno sciarrano grosso, ecco. Lo sciarrano, il problema è che la bocca è grande, quindi quando viene su la spalanca fa un casino di attrito e quindi sembra un pesce chissà che, e infatti è lo sciarrano, eccolo qua, come volevasi dimostrare. Bello, ma pur sempre uno sciarrano. Un altro pesciotto in canna, da qualche bella testata, quindi dovrebbe essere un pagello. La taglia inizia a aumentare, La taglia inizia leggermente a crescere, Dai,
speriamo. Altro pesciotto in canna. Testatine ne dà, dai. Dai. Questo è già, ma non è ancora lui. Questo è già più discreto. Questo è già più discreto come quello di prima più o meno, ma non ci siamo ancora. Ancora 5 esche, 5 cale, 5 gamberetti e poi abbiamo finito. È un bel pagellotto questo, dai. Speriamo di non perderlo. Forse è lui. Guardate che testate che dà. Forse ci siamo. È già quasi un'oretta che non prendevo niente. Vediamo se la taglia aumenta. Come quelli di prima. Però è già una taglia, insomma, sotto la quale non andare. Forse ci siamo, ragazzi, dai. È lui o non è lui? Forse è il più bel pesce di stamattina, vediamo. Le testate ci sono, quindi un pagello. Bella. Apriamo un pelo la frizione. Un pagello. Anche di taglia, dai. Finalmente forse ne tiriamo su uno. Sì. Oh, finalmente questo è il più bello. Questo è il più bello di oggi. Questo inizia a essere già un bel pagello. Purtroppo, ragazzi, sta arrivando del nero da dietro l'acqua, quindi ultima cala, anche se in realtà avrei tre gamberetti. Anzi, vi saluto qua perché sta salendo il vento e quindi poi devo ancora pulire la barca e tutto, e con l'acqua anche no. Ci vediamo al prossimo video e buon Halloween a tutti.